Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. In questo video vedremo delle espressioni particolari ma molto comuni. Si tratta di espressioni fisse, spesso formate da due parole unite dalla congiunzione e queste espressioni rimangono sempre così, invariate, non cambiano per genere o per numero. In genere esistono anche in altre lingue, anche se qualche volta l'ordine delle parole è invertito. Ma mi farete sapere questo nei commenti, mi farete sapere se esiste una traduzione simile nelle vostre lingue e se appunto l'ordine è lo stesso come in italiano oppure è invertito. Siete pronti? Prendete carta e penna e cominciamo. Ho mentito, prima di cominciare devo dirvi una cosa in più. E cioè che queste espressioni possono essere formate da qualsiasi parte del discorso. Nomi, avverbi, verbi, aggettivi. Adesso cominciamo per davvero. Anima e corpo e significa completamente, totalmente, senza limitazioni. Questa espressione viene normalmente utilizzata per indicare l'impegno e la dedizione totali nel fare qualcosa o per raggiungere un determinato scopo. Frequentemente la si trova accompagnata da verbi che indicano proprio l'idea di impegnarsi, quindi darsi, buttarsi, anima e corpo. Per esempio, Francesco si è buttato anima e corpo nell'allenamento per mesi e oggi finalmente ha corso la maratona con successo. Quindi sicuramente è un'espressione positiva perché indica che ce la stiamo mettendo proprio tutta. Sei una persona che si dedica anima e corpo ai viaggi, ma ti senti sempre un po' frustrato quando devi viaggiare all'estero a causa dei dati del tuo cellulare? Le schede SIM dei cellulari tendenzialmente funzionano solo nel nostro paese, ma quando siamo all'estero questo diventa un problema. I dati sono molto limitati e non sempre è possibile trovare una connessione internet, o qualche volta è troppo lenta, o non è molto sicura. Ebbene, NordVPN, lo sponsor di questo video, ha pensato proprio a te e questa volta si sono veramente superati. Infatti NordVPN ha sviluppato un'app eSIM proprio per i viaggiatori che si chiama Saily per offrirti dei giga, quindi dei dati mobili quando sei all'estero in più di 150 paesi in tutto il mondo. Saily ti offre quindi dei pacchetti di dati per un certo periodo di tempo, fino a 20 GB per 30 giorni. Chiaramente il prezzo varia in base al paese in cui devi andare, fino a 40 euro circa al mese per 20 giga. Ma scegliendo un piano biennale di NordVPN non soltanto supporterai il canale, ma avrai grandi vantaggi, come per esempio uno sconto, 4 mesi gratis sul tuo piano biennale e un bonus su Saily. Quindi a seconda del piano che tu sceglierai riceverai questi giga a tua disposizione. E in generale NordVPN è comunque un grande supporto per l'estate. Magari tutta la famiglia è in vacanza e con un solo account si possono collegare 10 dispositivi contemporaneamente. Quindi credimi, i vantaggi sono tantissimi. Provare per credere veramente. E come sempre puoi dare un'occhiata a tutto, iscriverti a NordVPN, provare Saily attraverso il link che trovi in descrizione e il codice coupon LERNAMO. Giorno e notte. Questa espressione, come si potrebbe intuire, significa sempre, senza una pausa, quindi continuamente, ininterrottamente. È un po' un'esagerazione. Chiaramente il suo significato non è solo letterale, come veramente dal giorno alla notte, ma la si usa, come dicevo prima, anche per dare enfasi sull'idea di per tanto tempo senza una pausa. Per esempio, il bambino piangeva giorno e notte per il mal di denti. Appunto, probabilmente non piangeva 24 ore su 24, ma sicuramente per un tempo prolungato e senza una pausa. Acqua e sapone.
E no, non c'entrano nulla le pulizie, ma questa espressione è utilizzata in riferimento alle persone. È riferita a una persona, indica che è estremamente semplice e naturale. Non si dà delle arie ed è proprio così come appare, come si mostra agli altri, sia a livello di carattere sia proprio a livello estetico, anzi forse è più comune a livello estetico, quindi non utilizza dei trucchi, ma appunto per esempio il suo viso utilizza solo acqua e sapone, da qui il significato. Per esempio, Daniela è sempre stata una ragazza acqua e sapone, ma da quando ha cambiato lavoro si dà tante arie. Però io avrei anche potuto dire: Daniela è sempre stata una ragazza acqua e sapone, ma da quando il suo fidanzato l'ha lasciata utilizza un trucco molto pesante. E in questo caso quindi è piuttosto qualcosa di estetico. Sale e pepe. No, non c'entra nulla la cucina. Questa espressione è utilizzata come un aggettivo e indica semplicemente un colore grigiastro, quindi non un grigio puro, ma con delle sfumature di bianco, di nero, un po' come se si unissero il sale e il pepe. Devo dire che la si usa principalmente in riferimento ai capelli. È un sinonimo di sale e pepe proprio per i capelli sarebbe anche brizzolati. Ehi, alla porta c'è un tipo dai capelli sale e pepe che ti cerca. Botta e risposta. Cosa significa? Beh, questa espressione indica un rapido e pungente scambio di domande e risposte o di battute in una discussione tra due interlocutori. Quindi non appena l'altro finisce di parlare, immediatamente noi rispondiamo e l'idea qui è che la nostra risposta è un po' pungente, un po' tagliente. È la stessa cosa per la risposta del nostro interlocutore. Insomma, non è una conversazione tranquilla e pacata, anche se non è neanche necessariamente un litigio. Quando si parla di politica, le nostre discussioni diventano sempre dei botta e risposta agguerriti. In bianco e nero. Sono sicura che tutti conosciate questa espressione perché significa semplicemente non a colori. E sono sicurissima che ci sia anche nelle vostre lingue. Ma proprio a proposito di questa, fatemi sapere nei commenti se l'ordine è lo stesso dell'italiano oppure è al contrario, perché penso all'inglese e in inglese sarebbe black and white. Quindi com'è nelle vostre lingue? Scrivetemelo nei commenti. E questa espressione si utilizza in genere per cose visive, come foto, film, documenti, fogli, televisione. Per esempio, nel dopoguerra tutti guardavano la televisione in bianco e nero, a stelle e strisce. Potete indovinare il significato di questa espressione? Indica tutto ciò che è relativo o tipico degli Stati Uniti. E si potrebbe facilmente intuire da dove deriva il significato di questa espressione, e cioè dalla bandiera statunitense. Per esempio, ascolto quasi esclusivamente musica a stelle e strisce. Gratta e vinci. Cos'è un gratta e vinci? È un biglietto di lotteria istantanea con cui è possibile vincere dei premi prestabiliti in base al giochino e in base ai diversi simboli scoperti dal giocatore grattando sulla superficie con una monetina. Ce ne sono da 1 euro, ma anche da 2, da 5, da 10. È una cosa molto molto comune in Italia. Voi, quando siete stati in Italia, ne avete mai comprato e grattato uno? Fatemelo sapere nei commenti. Per esempio, ho vinto 10 euro con un gratta e vinci. Una volta. 5 anni fa. E basta. Copia e incolla.
Se c'è qualcuno di voi che ha impostato come lingua per il proprio computer o il proprio cellulare l'italiano, sicuramente questa espressione sarà familiare, perché è un'espressione dell'ambito informatico e indica il trasferimento da un luogo ad un altro, da una parte all'altra, di un pezzo di un testo o di un file, appunto su PC o su altri dispositivi elettronici. Se ancora non lo avete fatto, vi consiglio di cambiare la lingua del vostro dispositivo all'italiano. Questo è un ottimo modo per imparare nuovi vocaboli. Per esempio, è stato bocciato perché il suo testo era semplicemente un copia e incolla da vari articoli. Tira e molla. E questa espressione è molto simpatica. Indica un continuo alternarsi di azioni contrastanti che finiscono per ritardare la conclusione di qualcosa. Per esempio, prima lo faccio, poi non lo faccio, prima lo dico, poi non lo dico. Dopo continui tira e molla, hanno preferito lasciarsi piuttosto che continuare una relazione senza senso. Quindi qui c'è l'idea che queste due persone si lasciavano per un po' di tempo, tornavano insieme, discutevano, facevano pace. Era un continuo alternarsi di questo tipo di azioni contrastanti. Pari e patta. Molto semplicemente questa espressione indica la parità in riferimento al risultato di qualcosa, come una partita o una discussione. Per esempio, voi ci avete copiato l'idea e noi vi abbiamo copiato la pubblicità. Siamo pari e patta. Andata e ritorno. Se qualcuno di voi ha viaggiato all'interno dell'Italia, per esempio con dei treni, probabilmente ha visto o sentito questa espressione che indica proprio le due direzioni di un viaggio. Quella per andare verso la nostra destinazione e quella per tornare da dove siamo partiti. Si usa, come vi dicevo prima, proprio in riferimento a biglietti di mezzi di trasporto. Per esempio, conviene sempre prendere i biglietti andata e ritorno insieme per risparmiare. Avanti e indietro. E significa andare ripetutamente da un'estremità all'altra di un percorso, quindi ripetendo continuamente lo stesso percorso da una parte all'altra e via dicendo, sempre così. Per esempio, il trasloco nella nuova casa è stato un avanti e indietro a causa dei tantissimi scatoloni da trasportare. Cosa ne pensate di queste espressioni? Le conoscevate già? Ne avete imparata qualcuna grazie a questo video? Fatemelo sapere nei commenti. Utilizzatele in una frase, perché no? Inoltre, se amate le espressioni idiomatiche, vi consiglio di dare un'occhiata al video su tutte quelle espressioni che si dovrebbero conoscere per poter parlare di lavoro, per esempio in ufficio, ma non soltanto. E potete trovare come sempre questo video qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, sapete già cosa fare, e cioè passare dal nostro sito lernamo.com. Seguite Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram se ancora non lo avete fatto. E se ancora non lo avete fatto, perché non lo avete fatto? Iscrivetevi a Lernamo e lasciate tanti mi piace, questi ci aiutano sempre tanto. Con questo è tutto, io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.